Ciao a tutti! In questa serie analizzeremo insieme le vostre piante e insieme scopriremo come ottimizzare la loro cura, se ce ne sarà bisogno. Condividi la tua passione per i peperoncini. In questo ultimo video della stagione 2024 esploriamo la magnifica piantagione di Matteo da Genova. Considerate che le riprese sono state fatte a novembre con le temperature non proprio ideali. Allora Jonathan, inizia a presentarti le piante di cui vado più orgoglioso, perché sono piante che ho importato dall'Africa, dal Kenya, dove mi sono appassionato di questo peperoncino che ho assaggiato e ho portato il peperoncino in Italia, seminato le varie piante. Poi le ho un pochettino studiate e le ho alcune cresciute in terra e sono diventate piante abbastanza alte, molto rigogliose. Questi peperoncini sono estremamente saporiti, non sono un piccante estremo, saranno su stimo un 20.000 della scala Scoville, e sono peperoncini però estremamente produttivi. Le piante sono molto belle anche a livello estetico e queste le ho appunto poi cresciute in terra. Le foglie sono ancora belle verdi, le piante sono cresciute sane, stanno facendo ancora i fiori nonostante ci siano stati ieri e l'altro ieri 8 e 10 gradi, e sono estremamente soddisfatto di questo risultato. Queste piante africane sono davvero spettacolari e mi piacerebbe molto coltivarle. Queste sono sempre le piante africane che però ho tenuto in vaso per tutto il periodo estivo e autunnale, e ho deciso di trapiantare per esperimento in terra per provare poi a coprirle e farle superare l'inverno. Le piante in vaso sono diventate un pochettino più alte rispetto a quelle che ho fatto vedere prima, e comunque il vaso mi ha fatto capire che o concimo tanto e quindi la pianta cresce rigogliosa, ma rispetto a quelle in terra non c'è paragone, sia per il colore delle foglie che per la produttività. Matteo sta conducendo un esperimento molto interessante. Dopo aver coltivato le piante in vaso per tutta l'estate, le ha trapiantate direttamente in terra per tentare di fargli superare l'inverno. Questo perché una pianta in vaso ha una quantità limitata di terra attorno alle radici e, come già sapete, il cuore della pianta è il fittone, il centro delle radici. Dunque, per avere qualche possibilità che la pianta riesca a superare l'inverno, bisogna tentare di tenere al caldo il fittone. Matteo ha quindi interrato le piante nell'orto sperando che la maggior quantità di terra attorno al fittone contribuisca a mantenerlo più al caldo. Questa pianta e quest'altra pianta invece sono due piante di diavolicchio calabresi. La pianta di diavolicchio calabrese, pur non essendo il mio gusto preferito, è una pianta estremamente produttiva, e questi qua io li chiamo i miei mini ciccioli mini ciccioli. E la pianta l'ho messa in terra dopo averla tenuta in vaso anche lei per tutta l'estate, e sta diciamo che ha attecchito molto bene, sta molto bene, fa compagnia alle mie gallinelle, e queste due piante anche loro mi hanno prodotto tantissimi peperoncini. Ora appunto per via del freddo le foglie stanno un pochettino sbiadendo, però vedi qua, questo qua è il cane che purtroppo ogni tanto col pallone ci gioca e devo sacrificare. Questo invece è il mio angolo degli avanzi tra virgolette, nel senso che queste qua sono piante che avevo tutte seminato e però sono germogliate tardive rispetto alle altre, e non le ho buttate via perché io non butto via nulla. Ho dato una possibilità in vaso e poverine loro a fine stagione mi hanno prodotto questi diavolicchi calabresi di una varietà diversa a quelli che ho messo in terra, che in realtà avevo acquistato. Questi sono diavolicchi calabresi che provengono da un amico che ha preso i semi da suo zio, che porta avanti questa piantagione di diavolicchi piccanti da tanti anni. Un applauso a Matteo nel suo impegno per non sprecare nulla. Un esempio da seguire per tutti noi. Questa invece è una perla di fuoco, la credevo più produttiva,
mi ha fatto tanti peperoncini, il giusto, perché io me li mangio come aperitivo, quando sono rossi ovviamente, ripieni. Conoscendo Matteo, in quei peperoncini che mangia come aperitivo, sono sicuro che nel ripieno ci metterà degli Scorpion. Questa è una pianta di habanero chocolate che, come vedete, rispetto all'altra mi ha reso molto di più, sia in termini di produzione di frutti, sia questo qua mi sembra anche rovinato. Sì, questo qua è rovinato da buttare, vedete, ogni tanto mi scappano. Qua ci deve essere stato qualche intruso che mi ha bucato il peperoncino, non so cosa possa essere, maledetti. e la pianta si è un po' bucherellata, quindi è stata forse attaccata, ma ripeto, a fine stagione non si può pretendere più di tanto, secondo me. Poi Gio, se hai dei consigli, io sono sempre ad ascoltarti, lo sai. Le piante di Matteo sono davvero imponenti. Sembra però che il suo habanero chocolate abbia dei problemi. Controllando con attenzione sotto le foglie, Matteo troverà sicuramente dei bruchi ghiotti delle sue piante, peperoncini compresi. Un consiglio per Matteo e per tutti voi: controllate le vostre piante ogni giorno. Se notate delle foglie con dei buchi, è molto probabile che ci siano dei bruchi. Lo stesso vale per gli afidi e per le cimici. Controllate sempre e quotidianamente la pagina inferiore delle foglie. Gli afidi si attaccano lì a succhiare la linfa e le cimici ci fanno le uova. In questo modo potrete intervenire tempestivamente e risolvere il problema sul nascere, senza poi dover ricorrere a prodotti specifici. Poi qua abbiamo una pianta, forse la pianta che quest'anno è esplosa di più, è uno Scorpion Yellow, è una sola, ma ha preso il posto di 4 piante. Infatti dicevo, cavolo, si è bridato qualcosa, perché avevo frutti gialli dove dovevano esserci in realtà Carolina Reaper, tipo questa, e invece è questo Scorpion Yellow che è diventata una cosa incredibile. Questa pianta è veramente gigantesca e mi sta producendo delle bombe squisite, e lo Scorpion Yellow quest'anno è stata la pianta veramente più che ho avuto. È gigante, è gigante, è gigante, ed è una sola, occupa tutta questa dimensione qua e ha trovato il suo equilibrio. Mi sta ancora facendo fiore, ovviamente, e è gigantesca, è gigantesca. Wow, lo Scorpion Yellow è davvero incredibile. Una pianta magnifica, enorme e rigogliosa. Anche qui però noto dei buchi sulle foglie, quindi occhio ai bruchi. Non lasciare che si divorino tutta quella meraviglia. Questa invece è una pianta di moruga. Vorrei farti vedere da sotto il tronco, biforcazione, e poi ovviamente avrei dovuto potarle di più in quest'ultimo periodo, ma poi mi sono un po' impigrito. I frutti sono giganteschi, cioè non faccio tempo a girarmi che trovo peperoncini. E vi dico, ho raccolto 2 giorni fa un essiccatore pieno di peperoncini. Anche il Moruga Scorpion è in ottima forma. Qua invece abbiamo il Fatalì che per fortuna ho avuto il Fatalì, perché ho saputo che ci sono state tante persone che hanno trovato dei pacchi, e il Fatalì è stata una delle piante più produttive. Diciamo che il giallo ha vinto quest'anno, ha vinto, e la pianta è cresciuta bene. Ne ho 2, una mi ha fatto i peperoncini un po' più gialli, l'altra un po' più bianchi, ma questi perché secondo me è questione di genetiche. Peperoncini gustosissimi, forse tra i miei preferiti per il gusto medio piccante. Penso che sia una pianta che si aggira intorno ai 300.000 scoville. Qua è una selva, Gio. Diciamo che la situazione mi è un po' sfuggita di mano. Matteo, hai creato una vera e propria giungla. Presto dovrò regalarti un macete o da casa non uscirai più. Il Fatali poi è fantastico. È uno dei miei peperoncini preferiti. Per farci l'olio piccante è il top. E poi, andando avanti, abbiamo lo Scorpion Chocolate, che è uno anche questo dei miei peperoncini preferiti. Scorpion Chocolate, eccolo qua. Anche questa pianta è cresciuta benissimo. Guarda qua.
le riprese non rendono, giù, purtroppo non sono ancora esperto. Ne stavo saltando una che è il Nagamoric Salmon. Ecco qua i frutti di Nagamoric Salmon, devono ancora maturare, poi diventano roseo di questo colore. Ho fatto tanto essiccato e me ne sono mangiati veramente tanto. Guarda, a fine stagione il bello credo che sia proprio che tutte le piante si mischiano quasi e quindi trovo peperoncini ovunque. Guardate qua, il fatalì che si mescola con i Nagamoric Salmon, che si mescola con lo Scorpion Chocolate. I peperoncini spaccano veramente, guarda. E questi sono i Seven Pots, ultima pianta, ma mi sa che me ne sono dimenticate alcune. Ultima pianta, i Seven Pots, piacevole scoperta, 7 pentole, viene chiamata Seven Pots perché appunto la leggenda dice che un peperoncino è sufficiente per dare piccantezza a 7 pentole di fagioli. Io diciamo che sono di un'altra scuola e ne uso molto di più per 7 pentole di fagioli, almeno 7 peperoncini per pentola, facciamo la cosa inversa, però io sono un caso a parte, anomalo. Però il Seven Pots nella salsa ketchup di cui tu, Jonathan, hai ideato la ricetta, io te lo consiglio perché è più piccante dell'habanero che usi tu nella tua ricetta, quindi per poi accontentare palati un pochettino più esigenti, ed è forse leggermente più dolce. Il Seven Pots lo trovo più dolce. Davvero interessante la storia delle 7 pentole di fagioli. E ti garantisco che lo immaginavo che tu avresti preferito 7 peperoncini per pentola di fagioli. Ecco, a dire il vero, nella mia salsa ketchup non uso l'habanero, ma uso il Moruga Monster Red, che è decisamente più piccante. Questa è la mia situazione a fine stagione. Adesso vedete che sto costruendo un'impalcatura per avvolgere il tutto col telo non telo e vedere se l'anno prossimo con una buona potatura posso salvare qualcosa. L'idea di proteggere le piante con un tessuto non tessuto è ottima. Chissà che qualche pianta riuscirà a sopravvivere all'inverno, ormai dipende dalle temperature. Scorpion Red e Scorpion Yellow, Nagamoric Salmon e Nagamoric Red. Qua abbiamo sempre Nagamoric Salmon, Fatalì e Pimenta d'Aneide. Qua abbiamo Carolina Reaper, abbiamo il Butio Lochia, abbiamo Pimenta d'Aneide, Habanero White, Seven Pots, Habanero Orange, Habanero Chocolate e Habanero White. Quei cestelli traboccanti di peperoncini sono spettacolari. Viene quasi voglia di mangiarli così come caramelle. E qua arriviamo al risultato. Questi sono i barattoli di piccante che ho essiccato solo quest'anno. Tenete conto che ho già prodotto una quarantina di bottiglie, dove in ogni bottiglia io utilizzo in genere tra i 5 e i 10 grammi di essiccato. È importantissimo essiccarli come si deve. Qua ho Scorpion Red, Butio Lochia, Ghost, Scorpion Chocolate, Habanero White, che appunto ne ho prodotto meno, ma ho già fatto degli oli. Qua abbiamo dell'altro Ghost, Moruga, Pimenta d'Aneide. Ammetto che il Pimenta d'Aneide me lo sono sgranocchiato croccante nelle pasta asciutte. Qua abbiamo altro Habanero White, Nagamoric Salmon, Habanero Orange, di cui non vi ho fatto vedere la pianta, come anche il Carolina Reaper non ve l'ho fatta vedere, mi sono dimenticato. Qua abbiamo altro Fatalì, vi dicevo prima che avevo 2 varietà, Habanero Chocolate, e questi sono gli africani. Africani, tenete conto che ne ho 1, 2, questo è diavolicchio calabrese, Cayenne,
Anche questa pianta qua non ve l'ho fatta vedere. Qua sono altri africani. E poi ho appunto prodotto delle polveri. Questa è polvere di Africa, ad esempio. E vi assicuro che è squisita, squisita. Un consiglio per Matteo e per tutti quanti voi. Lasciate raffreddare bene la polvere di peperoncino prima di metterla nel vasetto di vetro. Ho notato che la polvere in quel vasetto si era solidificata e questo capita a causa dell'umidità rilasciata dal calore delle lame durante la macinazione. Matteo, davvero complimenti per l'ottimo raccolto di peperoncini essiccati. Questi sono gli oli dell'anno scorso, ormai finiti, però me li tengo perché sono estremamente concentrati, estremamente piccanti, li uso solamente io, poi per gli ospiti uso i miei oli nuovi che ora vi faccio vedere. Questi invece, Jonathan, sono i risultati finali, sono gli oli piccanti che produco. Utilizzo un olio di un amico di Imperia che ha una collezione che ha una piantagione di olivi su Cagnologo, Chamatte Psei Sicili, e diciamo che come idea regalo l'olio piccante di Chamatte è veramente top, perché ricevo complimenti sempre da chiunque. Questa qua è una bottiglia di Fatalì, la 7ª bottiglia di Fatalì per esattezza, con il mio logo, e qua si può vedere la quantità di prodotto. Per il Fatalì ho utilizzato 7,5 grammi di essiccato senza semi. Poi in base al tipo di peperoncino lascio anche la placenta o la tolgo, e questo è appunto il mio olio che mi dà tanta soddisfazione. Sono bottiglie da 250 ml, ottime idee regalo, infatti a Natale spoilerò già che regalerò un sacco di bottiglie e tanta soddisfazione. Matteo, hai fatto un lavoro fantastico. Complimenti per la quantità di peperoncini e per la qualità. Complimenti anche per tutte le salse, gli oli e le polveri che hai preparato e che continuerai a preparare. Allora ragazzi, questo è penso l'ultimo raccolto. Questi sono i Fatalì Yellow. Poi abbiamo qua i famosi Ghost Pepper, Butiolochia. Sono molto simili ai Nagamoric. Poi abbiamo qua gli Habanero Chocolate. Purtroppo molti non sono maturi, li ho raccolti comunque, magari faccio un essiccato di polveri verdi, vediamo un pochettino, oppure metto tutto quanto a fermentare. Questi qua sono tutti Habanero Chocolate, ormai li riconoscete, forma un po' a campana. Poi abbiamo qua i Nagamoric Red, vedete che sono molto simili ai Ghost. Poi abbiamo i Ciupetigno e questo invece è il Nagamoric Salmon. Ovviamente questi li essiccherò per gli oli. Il Tabasco, che è bello carnoso, lo riconoscete perché è carnoso. Ok, dovrebbe essere più rosso, ma più di così non ha maturato. I 7 pots, 7 pentole, sono simili agli habanero, ma belli cicciotti. Questi sono gli Acrata, che sono verdi, poi diventano neri e poi diventano rossi. Infatti questi sono i colori dell'anarchia, per questo che è peperoncino anarchico, rosso-nero. Acrata in spagnolo vuol dire anarchico. Poi abbiamo questi altri qua, che sono tutti Carolina Reaper. Poi abbiamo, questi sono gli africani, simili Cayenne, però molto più saporiti, e gli africani che ho importato dall'Africa. Questi sono gli Habanero Orange, ovviamente non sono maturissimi, questi qua sono indietro, questi qua sono verdi, non li userò neanche, farò quella polvere verde. Scorpion Chocolate, vedete lo Scorpion Chocolate è simile all'Habanero Chocolate come colore, però lo Scorpion è tutto più arricciato. Questo qua è bucato, questo qua lo devo buttare via. Non sono maturissimi, questa è matura, ok? Poi questi invece sono i Moruga, anche loro la maturazione è così, ok? Questo qua è un Moruga maturo. E poi infine abbiamo gli Scorpion Yellow. Lo Scorpion Yellow, guardate che bello che è questo, con questi pezzi giganti, strabuoni, strasaporiti, piccantissimi. Ok, ovviamente qua dovrò fare poi una cernita, seccherò ovviamente questo lo userò per gli oli, mentre questi qua o farò la polvere verde che stavo pensando, oppure
farò magari un mega fermentone, non lo so. Ecco, probabilmente questo sarà uno degli ultimi raccolti per questa stagione. Molti peperoncini sono ancora acerbi, ma come suggerisce Matteo, si possono utilizzare per ottenere un'ottima polvere verde oppure per una fermentazione. Oggi 26 dicembre 2024, raccolto del giorno già affettato e messo nell'essiccatore. Scorpion Chocolate, uno Scorpion Red, abbiamo poi Scorpion Yellow, Habanero Chocolate e Habanero Orange. Ma non è finita qua, ragazzi, perché qui ho tutti Fatali Yellow, maturi, freschissimi, belli morbidi, Nagamoric Salmon, un 7 Pots soltanto, ma meglio che niente, e qua ancora un pianale di Fatali Yellow spettacolari, guardate, morbidi, gustosi, profumatissimi. Buone feste a tutti, ragazzi. E qui vediamo praticamente l'ultimo raccolto, me l'ha inviato giusto l'altro giorno, guardate quanti peperoncini. Sarebbe curioso sapere quanti chili di peperoncini in totale ha raccolto. Vi consiglio di seguire il canale di Matteo, un canale giovane ma promettente che sicuramente ci riserverà molte sorprese. Vi lascio in descrizione il suo canale. Vuoi anche tu far parte della nostra community e condividere la tua esperienza? Unisciti al gruppo Telegram, inviami foto e video. Vi lascio il link in descrizione. Questo era l'ultimo video di questa serie per il 2024, ma nel 2025 proseguiamo. Adesso gennaio, febbraio, marzo ci saranno le prime germinazioni, le prime piantine, le grow box, eccetera eccetera. Quindi inviatemi i vostri video, le vostre fotografie, le vostre esperienze, ne parleremo insieme. Vi aspetto numerosi. Grazie e piccanti saluti!